Ciao! Nelle precedenti 3 lezioni legate alla tecnica slap abbiamo cercato di vedere un pochino in modo più approfondito la tecnica del thumb, cioè la tecnica attraverso la quale col pollice noi andiamo a percuotere la corda. Questa parte, come vi dicevo all'inizio, la ritengo particolarmente importante perché il thumb costituisce una parte molto significativa dello slap ed è quello che di fatto ci permette di riprodurre il più spesso i movimenti delle note gravi, diciamo, del basso in una linea di basso più tradizionale, e quindi proprio per questo padroneggiare bene il thumb, riuscendo a disegnare delle linee con il thumb, è fondamentale per poi padroneggiare bene la tecnica slap. Ora, il secondo movimento poi che si va a abbinare al thumb per completare l'effetto dello slap è il cosiddetto pull, cioè diciamo la strappata, la corda che facciamo sbattere anche lei sul tasto, ma anziché percuotendola come facciamo col pollice, la strappiamo. E questo lo facciamo ovviamente usando l'indice o, a seconda delle necessità, l'indice e il medio. Qualcuno utilizza anche 3 dita, però in realtà rendiamoci conto che nell'utilizzo normale, quindi quando non scivoliamo nel virtuosismo, che poi ha un utilizzo estremamente limitato, nella maggior parte dei casi è sufficiente l'indice, o su cose magari veloci usare l'indice e il medio per strappare la corda. Allora, come dicevamo, la strappata in realtà concettualmente è molto semplice, perché il movimento completo dello slap prevede quindi, diciamo, il thumb, dove portiamo la corda a battere, e poi, diciamo, nel tornare indietro strappiamo, in questo caso per esempio con l'indice. E i 2 movimenti diventano abbinati. Ora, molto spesso, non sempre, ma molto spesso, nello slap viene utilizzato per esempio il salto proprio di ottave, come in questo caso. Quindi questo è già un primo tipo di movimento da provare per abbinare. In modo che giocate sul thumb e appunto sul pull della strappata. Ovviamente anche qui il pull conviene imparare comunque a padroneggiarlo anche in modo un po' più indipendente dal thumb, per cercare di avere poi più opzioni quando suoniamo realmente. Ad esempio, potremmo immaginare di voler suonare una semplice scala maggiore dove noi non suoniamo una parte in thumb e una parte in pull, per esempio. In questo modo noi rendiamo, diciamo, più indipendente anche dalla logica proprio di salto di ottave, cioè anche il pull lo possiamo utilizzare, diciamo, in modo assolutamente autonomo. Il fatto di riuscire a padroneggiarlo in modo autonomo, come dicevo, ci dà poi più libertà quando andiamo a combinare i movimenti nello slap completo, e quindi il thumb e il pull, che non necessariamente vivono, diciamo, accoppiati sempre con una stessa cadenza, con un movimento che viene a diventare quasi un pattern sempre uguale, ma possiamo poi abbinarlo in modo molto variabile a seconda delle necessità. Un altro modo per esercitarci nell'utilizzo dello slap completo, del thumb e del pull, prima di passare magari a dei pattern specifici, può essere quello proprio di utilizzare un po' quello che raccontava Larry Graham, l'inventore dello slap, di cui avevo parlato nella mia prima lezione, che di fatto diceva che lui aveva iniziato a utilizzare questa tecnica perché cercava di riprodurre un po' i movimenti della batteria. In particolare il thumb riproduceva i colpi di cassa e il pull riproduceva i colpi di rullante. Ovviamente non parliamo dei file, parliamo del movimento base, diciamo, di cassa rullante di un tempo di batteria. Quindi un altro modo che potremmo avere per esercitarci è quello proprio di provare a metterci magari un pattern di batteria e provare a riprodurre il movimento, no? Immaginiamo per esempio un classico movimento tun tac tun tun tac. Oppure
Questi erano veramente solo degli accenni per darvi l'idea, diciamo, di quelli che potrebbero essere degli esercizietti molto semplici che possiamo provare a fare per cercare di affinare un po' la tecnica, diciamo, dell'abbinamento del thumb e del pull per creare lo slap. Ovviamente poi vedremo nelle prossime lezioni come questo lo possiamo far diventare più articolato, aggiungendo evidentemente anche le altre tecniche di espressività tipiche che utilizziamo, e quindi aggiungeremo le ghost note. Le ghost note ovviamente nello slap sono particolarmente importanti perché aumentano l'effetto di percussività, oppure le legature. Bene, in questa piccola pillolina di lezione dedicata all'introduzione del pull e quindi al movimento dello slap completo, spero di avervi dato come sempre qualche piccolo stimolo sulle tipologie di esercizi che possono essere fatte, senza andare su dei pattern classici specifici, diciamo, su cui esercitarci, ma utilizzando le normali cose che già magari facciamo, una scala, piuttosto che appunto anche i semplici esercizi di diteggiatura che possono essere ovviamente fatti in slap. Cioè, in fondo, tutti gli esercizi che magari normalmente facevamo in finger possiamo anche adattarli per provare ad essere suonati con lo slap. Dove vogliamo abbinare insieme thumb e pull, cerchiamo di abbinare eventualmente il thumb più concentrato sulle prime due corde per disegnare, diciamo, la parte bassa, e il pull più sulle due corde più alte, diciamo, per disegnare un po' la parte più alta con queste strappate. La cosa importante, come vi dicevo all'inizio, è cercare di prendere, anche nel caso del pull, un po' di indipendenza senza andare in movimenti che rappresentano poi un pattern classico e ripetitivo, in modo da avere poi una maggiore padronanza. La prossima volta cercheremo di vedere dei pattern più completi dove inizieremo a utilizzare anche appunto gli altri mezzi di espressività.